Bentornati cari amici, proseguiamo nelle nostre lezioni sul grande filosofo britannico Thomas Hobbes. Iniziamo a parlare delle dottrine politiche e morali di Hobbes per le quali lui è particolarmente famoso. Questa prima lezione sarà dedicata in particolare alla famosa ipotesi hobbesiana dello stato di natura. Sapete che nelle precedenti lezioni abbiamo parlato anche di tante altre teorie di Hobbes, il metodo scientifico, la conoscenza, però Hobbes certo è noto al grande pubblico, anche dei non specialisti in filosofia, per le sue idee sul pessimismo della natura umana, sullo stato assoluto e così via. Hobbes è particolarmente famoso per le sue dottrine politiche, per la sua filosofia della politica e per la sua filosofia morale. Attenzione, ricordate che la politica e la morale per Hobbes sono la stessa cosa, non vi è distinzione tra le due. Quando creiamo le leggi dello Stato, creiamo anche la morale, le regole morali, che vanno imposte secondo lui esattamente come le leggi dello Stato. L'ambito etico-politico si basa su principi del tutto convenzionali. Proprio per questo si tratta di una scienza esatta, di una vera scienza. Ricordate, l'abbiamo già spiegato in passato. Gli oggetti di questa scienza, cioè il bene, il male, come lo Stato, le leggi, sono creati da noi, sono inventati da noi. Allo stato di natura in origine non c'è distinzione tra giusto e ingiusto, tra bene e male, tra una legge giusta e una legge ingiusta, tra uno stato che funziona in maniera corretta e uno stato che invece è malfunzionante e difettoso. Hobbes sostiene di essere il primo nella storia a fondare la filosofia della politica come una scienza esatta, come se fosse la geometria. Hobbes amava gli antichi, ma rimproverava agli antichi di aver prodotto un pensiero politico ingenuo, infantile. Sulla scia di Cartesio, Hobbes ritiene di utilizzare in politica e in morale il metodo matematico. Il giusto e l'ingiusto vengono inventati ad un certo punto della storia umana in maniera del tutto convenzionale. Vi ricordate, il convenzionalismo è la caratteristica della vera scienza. Hobbes parte dal paradigma dello stato di natura. La nozione di stato di natura è l'idea di un passaggio inevitabile dallo stato di natura allo stato civile, avvicina fortemente Hobbes ai giusnaturalisti classici come Grozio per esempio. Hobbes viene considerato da molti un giusnaturalista, però voi ricordate che i giusnaturalisti come Grozio pensavano che il bene e il male, e quindi anche le leggi naturali, i diritti fondamentali dell'individuo, fossero rinvenibili già allo stato di natura e ascrivibili a tutti noi in quanto appartenenti alla razza umana, dedotti a priori dalla ragione. Troviamo, diceva Grozio, questi diritti naturali dentro di noi e li troviamo attraverso la ragione. Secondo Grozio essi esistono ab origine, dall'inizio, nello stato di natura, prima che venga fondato lo stato civile, la legge scritta, e che venga fondata l'autorità politica come noi la conosciamo. Quindi allo stato di natura, dicono i giusnaturalisti, ci rendiamo conto di che cos'è il bene, di che cos'è il male, quindi ci rendiamo conto di quali siano i diritti fondamentali dell'individuo, perché li troviamo a priori e razionalmente. Questo secondo Grozio e secondo i giusnaturalisti classici. Secondo Hobbes invece ciò non è possibile. Allo stato di natura, lo ripeto, noi non troviamo nella nostra mente alcun indizio dell'esistenza di diritti naturali, di quelle che Hobbes chiamerà leggi naturali, leges naturales. Abbiamo visto che tutto ciò che è scientifico, secondo Hobbes, è convenzionale. Anche le leggi naturali, secondo Hobbes, sono arbitrarie e convenzionali e saranno create in un momento successivo, quando gli uomini decideranno di fuoriuscire, o meglio capiranno di dover fuoriuscire dallo stato di natura. Quindi vediamo che Hobbes è un giusnaturalista un po' diverso dagli altri, un giusnaturalista
giusnaturalista fino ad un certo punto, un giusnaturalista un po' particolare. Quando Hobbes parla di leggi di natura eterne e immutabili, quando parla dei diritti di ciascun individuo, anch'essi eterni, immutabili, non pensa che queste cose si possano rilevare all'interno dell'animo umano o all'interno della natura a priori. Pensa che le leggi naturali e i diritti individuali siano una creazione convenzionale che avviene in maniera arbitraria e calcolativa. Si tratta di qualcosa di storicamente divenuto allo stato di natura, quindi noi non troviamo nessuna distinzione tra bene e male, nessuna legge paragonabile alle leggi civili. Lo stato di natura viene concepito da Hobbes in maniera fortemente pessimistica. È molto noto il pessimismo antropologico di Hobbes. Il pessimismo è la caratteristica fondamentale della filosofia etico-politica di Hobbes. Il suo pessimismo intorno alla natura umana è talmente inquietante e talmente profondo da fargli pensare che negli uomini si generi un continuo stato di paura. L'essere umano è dominato dalla paura perché non può fidarsi dei suoi simili. La paura è un sentimento primario. Altri sentimenti di tipo associativo, cooperativo, sono sentimenti secondari. L'essere umano è dominato dalla paura. È la paura che regola i rapporti tra gli uomini. Ciascun uomo ha paura degli altri. È la paura che prima spinge gli individui a combattersi gli uni gli altri e poi li convincerà ad associarsi in uno stato civile. È la paura che spinge Hobbes a preferire la sicurezza alla libertà. Il nostro filosofo ritiene che una libertà eccessiva nella società porti a conseguenze dannose, persino all'anarchia, alla guerra civile. Hobbes aveva vissuto il periodo delle guerre civili inglesi e ciò aveva rafforzato i suoi sentimenti di paura. Hobbes, avendo visto le guerre civili inglesi, non vuole ripeterle, preferisce la sicurezza piuttosto che una libertà che rischia di degenerare in guerra civile. Hobbes penserà sempre che uno stato assoluto che limita la libertà, anche se imperfetto, sia da preferire ad uno stato liberale, perché gli uomini in uno stato assoluto ci guadagnano in sicurezza. Hobbes disse con una battuta: io sono nato sotto il segno della paura, perché sua madre lo partorì in anticipo a causa della paura, del terrore di un'imminente eventuale invasione dell'Inghilterra da parte della flotta di Filippo II di Spagna, l'invincibile armata. Allo stato di natura, le idee di bene e male, di virtù o vizio, di giusto e ingiusto, come abbiamo già detto, non esistono, giacché non sono ancora state inventate da noi, quindi non possiamo dire che allo stato di natura l'individuo sia cattivo, che allo stato di natura l'individuo commetta un torto nei confronti degli altri individui. Il bene e il male, che cosa sia il buono o il cattivo, lo inventeremo noi convenzionalmente in seguito. L'uomo in natura è caratterizzato da una fondamentale aggressività e da un fortissimo individualismo. La natura dell'essere umano è simile a quella delle bestie. Inizialmente l'essere umano ragiona e si comporta come le bestie. L'uomo allo stato di natura è un predatore, homo homini lupus. È la famosa frase di Hobbes, ripresa da un autore latino. L'uomo è un lupo per l'altro uomo. L'uomo è un lupo, un predatore nei confronti dell'altro uomo. Le caratteristiche degli esseri umani allo stato di natura sono asocialità, egoismo e violenza. Qualunque essere umano allo stato di natura è asociale, egoista e violento. L'uomo, secondo Hobbes, non è fatto per vivere insieme agli altri esseri umani, in famiglia, in comunità, è fatto per stare da solo. L'uomo non è un animale sociale, un animale politico, come diceva Aristotele, non possiede una socievolezza
originaria, una tendenza alla benevolenza, all'aiuto e all'altruismo. L'uomo non tende in maniera spontanea, in maniera naturale ad unirsi e a cooperare con gli altri esseri umani, a costruire degli agglomerati, delle famiglie, delle comunità, dei villaggi. Per sua natura invece l'essere umano, così la pensa il nostro filosofo, tende a vivere in maniera isolata, in maniera separata dagli altri esseri umani e viene disturbato dal contatto, dal commercio, dalla relazione con gli altri. Allo stato di natura l'essere umano è egoista, pensa solo al proprio autosoddisfacimento. Non c'è nulla di altruistico e di cooperativo nella natura umana. Hobbes pensa che la convivenza, la frequentazione tra esseri umani generi inevitabilmente incomprensioni, disgusto, invidia, competizione insana, tendenza alla sopraffazione. L'uomo si esprime come gli animali, in maniera predatoria, con una violenza generalizzata di tutti contro tutti. Bellum omnium contra omnes. È un'altra famosa espressione latina usata da Hobbes. Significa la guerra di tutti contro tutti. Bellum omnium contra omnes. Lo stato di natura è caratterizzato da una situazione di continua violenza, di continua guerra, di continua belligeranza. Significativo è il fatto che Hobbes sostenga che le caratteristiche della natura umana siano evidenti per esperienza. Come fa Hobbes a dire che l'essere umano ha queste caratteristiche, queste qualità proprio per natura, sociale, egoista, violento? Attenzione, nonostante il suo metodo geometrico a priori, Hobbes fa appello all'autoevidenza dell'esperienza. Noi sappiamo che l'essere umano è così per esperienza. Addirittura Hobbes dirà che l'egoismo e l'individualismo umano non hanno bisogno di dimostrazione, essendo a tal punto evidenti a tutti. Non applica qui il suo metodo. Ci sono delle cose, dice Hobbes esplicitamente, che non hanno bisogno di metodo. Sono talmente evidenti per esperienza che sembra veramente strano che qualcuno non le capisca. Sono evidenti a tutti queste caratteristiche dell'animo umano. Molti interpreti hanno sostenuto che Hobbes faccia riferimento in particolare agli intrighi della vita di corte, alle lotte di fazione tra i nobili che lui ha avuto modo di osservare e di valutare da vicino. Nell'alta società le relazioni umane sono spietate. Altri interpreti hanno ravvisato un'origine classica del pessimismo hobbesiano. Grande conoscitore degli autori antichi, Hobbes sarebbe stato influenzato da Lucrezio, da Tucidide e dalla sua descrizione della stasis, la guerra civile strisciante nella democrazia ateniese, o in generale dalla vena pessimistica ampiamente diffusa nella letteratura greca, espressa da formule come meglio non essere nati, espressioni tipiche della tragedia greca. Quando Hobbes descrive le caratteristiche dell'essere umano allo stato di natura, descrive le caratteristiche immutabili dell'essere umano, descrive le caratteristiche dell'essere umano che continueranno a manifestarsi anche quando lo stato di natura non ci sarà più. Questo è importante. Hobbes non sta sostenendo che l'essere umano era asociale, egoista e violento nello stato di natura, mentre poi diventerà diverso o abbandonerà queste caratteristiche o diventerà altruista, pacifico quando lo stato di natura sarà superato. No, Hobbes pensa che l'essere umano non possa cambiare e quindi queste caratteristiche che lui ritiene vengano espresse nella maniera più chiara e più istintiva possibile, più diretta nello stato di natura, resteranno sempre le stesse anche nello stato civile. Le caratteristiche inconfondibili dell'essere umano sono le stesse sia allo stato di natura sia allo stato civile. Semplicemente allo stato di natura queste caratteristiche possono essere espresse e vengono espresse nella maniera più propria e nella maniera più
incondizionata, senza alcun tipo di limitazione, senza alcun tipo di senso di colpa, senza alcun tipo di paura di una sanzione. Nello stato di natura non esiste la lex, la legge, la lex è qualcosa che ti impone un comportamento, la lex ti impone qualcosa, la lex ti limita, la lex ti obbliga. Nello stato di natura esiste solo lo ius, attenzione, fondamentale la distinzione hobbesiana tra lex e ius, lex legis in latino, ius iuris. La lex è generalmente una legge scritta, ma comunque una legge che fa riferimento ad un'autorità politica che possiede una polizia, un esercito, comunque delle forze coercitive per farla rispettare in maniera uniforme e inflessibile. La lex è qualcosa che ti obbliga, la lex è qualcosa che ti pone delle limitazioni, che ti dice cosa devi fare ma anche cosa non devi fare. Lo ius invece, attenzione, è diverso dalla lex perché lo ius è una facoltà. La facoltà di fare non te l'ha data lo Stato, non te l'ha data un sovrano, non te l'ha data nessuno. Allo stato di natura esiste solo lo ius e non la lex. Allo stato di natura c'è la facoltà incondizionata di fare. Allo stato di natura non esistono ancora le leges naturales, le leggi naturali. Allo stato di natura il potere dell'essere umano corrisponde al suo diritto, cioè al suo ius indiscriminato. Lo ius non è limitato da niente nello stato di natura, non esiste la lex allo stato di natura, ma soltanto lo ius. Ius in omnia, dice Hobbes. Ius in omnia, il diritto a tutto. Ius omnium in omnia, cioè il diritto, la facoltà di tutti a tutto, verso tutto, la facoltà, il diritto di tutti a fare tutto, a fare qualunque cosa. Allo stato di natura ogni uomo ha il diritto, ovvero la facoltà, di fare qualunque cosa, anche di uccidere, di violentare, di schiavizzare, di derubare, di sottomettere. Potenza come diritto. Il mio diritto corrisponde alla potenza che io riesco a sprigionare, a erogare. L'uomo allo stato di natura, proprio come gli animali, si comporta in maniera primordiale, istintiva, immediata. Pensa di poter fare, e dunque fa, qualunque cosa riesce a fare in proporzione al suo potere di fare. Ius omnium in omnia, il diritto di tutti a tutto. Allo stato di natura ogni essere umano può fare qualunque cosa e quindi ha diritto di fare qualunque cosa. Poter fare e fare sono la stessa cosa. Egli viene limitato soltanto dal grado della propria potenza. Quindi, essendo egoista e violento, aggressivo, come si comporta l'essere umano allo stato di natura? L'essere umano uccide, violenta e deruba e schiavizza e massacra qualunque altro essere umano perché ha il diritto di fare qualunque cosa. Può uccidere, può schiacciare l'altro senza che questo possa essere considerato un male o senza che questo possa essere considerato illegale, perché come abbiamo già detto 100 volte, il male, il bene, ciò che è legale o ciò che è illegale, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto non esistono ancora allo stato di natura. Tutti questi parametri saranno creati del tutto convenzionalmente, arbitrariamente, egoisticamente, calcolativamente per l'interesse dell'essere umano in una fase successiva. La morale verrà fissata con dei termini che, come tutti i termini, sono convenzionali. Quindi allo stato di natura vediamo che l'essere umano inizialmente non ragiona, esprime il proprio istinto in maniera del tutto simile all'istinto degli animali. Cosa pensa di fare siccome non ragiona? Pensa di utilizzare la propria libertà aggredendo, spogliando, uccidendo il prossimo, cioè sfoga senza alcun limite, esprime in maniera ampia la sua istintualità violenta. Quindi ovviamente la vita degli esseri umani allo stato di natura è una vita di conflitto perenne, di perenne belligeranza, tutti contro tutti,
tutti combattono una guerra, ognuno nei confronti dell'altro. Bellum omnia contra omnes, l'abbiamo già detto, la guerra di tutti contro tutti. Inoltre allo stato di natura l'individuo combatte isolatamente, raramente si unisce per combattere ad altri, perché ricordate, l'uomo sta bene da solo, l'uomo è asociale, quindi questa guerra perenne all'interno dello stato di natura è una guerra individualistica, solitaria, cioè di ogni individuo contro qualunque altro individuo, senza che accada che gli individui si mettano insieme per combattere meglio o più efficacemente, ma come razionalmente non converrebbe mettersi insieme, così siamo di più e vinciamo contro un avversario che è soltanto uno. Ma questo appunto presuppone la razionalità, invece la violenza allo stato di natura inizialmente è primordiale, è primigenia, è istintiva, non implica delle strategie razionali. E quindi questo è lo stato di natura. Ad un certo punto gli esseri umani iniziano a pensare, a rendersi conto che ciò che avviene nello stato di natura a loro non conviene. Gli esseri umani, a differenza degli animali, possiedono la ragione, quindi mentre in un primo tempo gli esseri umani si sono conformati agli animali, si sono comportati come essi, hanno agito in maniera istintiva, in un secondo tempo gli esseri umani iniziano a ragionare, iniziano a comprendere che lo stato di natura non conviene. Perché? L'essere umano ha un'unica finalità nella propria vita, attenzione, esiste un unico scopo nella vita umana ed è l'autoconservazione. La conservazione del proprio essere, il mantenimento del proprio essere, della propria vita o eventualmente anche l'espansione del proprio essere. L'unica cosa a cui mira l'essere umano per natura è conservare la propria vita e il proprio essere, oppure a volte espandere il proprio essere, magari per difendersi da qualcuno che vuole togliermi l'essere. Esiste un unico fine meccanicistico, materialistico, geometrico nella vita dell'uomo, quello di conservare la propria vita, ma anche eventualmente, se possibile, quello di espandersi, di espandere la propria potenza. E l'essere umano inizia a capire che lo stato di natura, la guerra permanente, non è lo strumento più adatto per raggiungere questo fine, giacché nello stato di natura si rischia di perdere la vita in qualsiasi momento, quindi il mezzo non corrisponde al fine. Comunque parleremo del passaggio dallo stato di natura allo stato civile e delle sue motivazioni nella prossima video lezione. Nell'ultima parte di questo video vorrei mettere in evidenza alcune caratteristiche accessorie e tuttavia importanti della teoria hobbesiana sullo stato di natura. La morale di Hobbes è geometrica non solo per il metodo e per il linguaggio, ma anche perché parte dal presupposto fondamentale della geometrizzazione meccanicistica della realtà, il principio di inerzia. L'evidenza del principio di inerzia viene trasferita anche nello studio del moto degli animi, che ricordate è la causa generatrice della scienza etico-politica. Infatti l'autoconservazione dell'essere umano corrisponde allo stato di quiete, mentre l'espansione corrisponde al moto rettilineo uniforme. Spinoza farà qualcosa del genere con la sua dottrina del conatus, quindi Hobbes e Spinoza realizzano quella morale geometrica che Cartesio, come sapete, non volle o non seppe realizzare. Altra cosa molto importante, secondo Hobbes lo stato di natura è un'ipotesi filosofica, non è necessariamente storia, non è necessariamente accaduto. Lo stato di natura non è qualcosa che si sia verificato realmente nella storia, o almeno non necessariamente. Lo stato di natura non è necessariamente esistito. Si tratta di un'ipotesi filosofica che permette a Hobbes di spiegare appieno quali sono le caratteristiche dell'antropologia, quali siano le caratteristiche della natura umana. L'uomo allo stato di natura è egoista, è asociale, è violento. Non era così soltanto quando tanto tempo fa, millenni fa, all'inizio della sua storia, l'uomo viveva nelle foreste in maniera primitiva e semplice.
L'uomo vuole soddisfare esclusivamente il suo essere, l'uomo era così nello stato di natura e resta così anche nello stato civile, quindi l'uomo non cambia, non può migliorare o comunque non può mutare le caratteristiche del suo essere. Le caratteristiche dell'essere umano allo stato di natura sono le caratteristiche eterne e immutabili della natura umana, non sono soggette a cambiamento nel corso della storia. L'istituzione dello stato civile non modifica la natura dell'uomo, ma semplicemente cerca di incanalare la violenza e l'egoismo lungo una via non dannosa. Lo Stato non può modificare l'essere umano, può solo reprimerlo con la forza e con il terrore. Lo stato di natura non necessariamente è qualcosa di storicamente realizzatosi epoche fa, millenni fa, ma è un'ipotesi filosofica che permette a Hobbes di riflettere, di stabilire, di descrivere quali sono le caratteristiche eterne, genetiche degli esseri umani. Hobbes si differenzia dai giusnaturalisti classici come Grozio e dal più importante dei giusnaturalisti che verrà dopo di lui, cioè John Locke, perché questi ultimi pensavano che lo stato di natura illustrasse un'epoca della storia realmente esistita nel passato. Invece non è necessariamente così per Hobbes. Lo stato di natura è solo un'ipotesi filosofica per capire come l'essere umano è. Questo implica ovviamente che lo stato di natura non esista soltanto ai primordi dell'umanità, ma possa esistere anche adesso. Cioè lo stato di natura non ha solo una dimensione prestatale, lo stato di natura non descrive soltanto come gli uomini erano prima dello stato civile organizzato, prima dello stato moderno. Certo, può essere anche questo. Infatti Hobbes descrive i popoli cosiddetti selvaggi, di cui avevano parlato gli esploratori europei, come li descrive come popoli appunto allo stato di natura, popoli che vivono in maniera semplice e primitiva, che hanno una vita breve e infelice, che si combattono e si ammazzano continuamente tra di loro. Ma lo stato di natura può avere anche una dimensione intrastatale, non solo prestatale, lo stato di natura millenni fa, quando eravamo semplici e non organizzati. Non solo un livello, capite, prestatale, primitivo, ma lo stato di natura può presentarsi anche ad un livello intrastatale. Che cosa vuol dire? Siccome l'uomo non è mai cambiato, anche adesso ha le stesse caratteristiche che aveva durante lo stato di natura, e quindi lo stato di natura in qualche modo può riemergere anche ora, anche all'interno dello stato civile. Lo stato di natura descrive come noi siamo fatti, quindi lo stato di natura può mostrarsi anche adesso. Quando per esempio lo stato civile degenera in guerre civili, come le guerre civili dell'Inghilterra del 600 che tanto terrorizzarono Hobbes, le rivolte, l'anarchia, gli scontri tra fazioni non sono altro che un riemergere dello stato di natura, che è un ritornare dello stato di natura. Allo stesso modo, se consideriamo uno stato che è totalmente incapace di far rispettare le proprie leggi, uno stato in cui nulla funziona, uno stato in cui chiunque fa quello che vuole senza che l'autorità pubblica riesca a punirlo, ecco, questo è un livello intrastatale dello stato di natura. Quindi lo stato di natura può riemergere, riaffacciarsi in qualunque momento, perché esso rappresenta le caratteristiche immutabili della nostra interiorità, le caratteristiche immutabili della nostra natura umana. In generale, secondo Hobbes, lo stato di natura persiste ogni qualvolta non ci sia una lex, ma la lex, per esistere effettivamente, deve essere rispettata. Attenzione al significato che Hobbes attribuisce alla parola lex. Non basta che una lex sia promulgata, la lex è obbligante in quanto esiste una forza coercitiva, una polizia, un esercito che costringe i cittadini a rispettarla. Le leggi non sono tali se non sono cogenti, le leggi non sono tali se esistono solo sulla carta. La sfiducia nell'essere umano porta Hobbes ad escludere che le leggi possano essere rispettate solo perché esistono, solo perché vengono promulgate in base alla convinzione dei cittadini. L'autorità politica non vedrà mai rispettate le proprie leggi utilizzando la persuasione, anche se tutti i cittadini all'unisono
non ritengono conveniente rispettare determinate leggi, ciò non avverrà in assenza di un governo, di un'autorità politica che li costringa in maniera effettiva, che li terrorizzi con la minaccia di pene durissime. Quindi non è difficile pensare che lo Stato civile spesso finisca per esistere solo in teoria, solo sulla carta, solo virtualmente. Quando le leggi non vengono fatte rispettare, noi ci troviamo in uno stato civile fittizio, in cui in realtà si ripropongono le condizioni dello stato in natura. Si tratta appunto del livello intrastatale dello stato in natura. Esiste anche un terzo livello dello stato in natura, il livello che potremmo chiamare interstatale, ovvero quello che si esprime nella guerra tra stati. Il livello interstatale dello stato di natura. Qui nella guerra tra i popoli, tra i singoli stati, la violenza primigenia dello stato in natura si perpetua, si mantiene. Questa è una cosa che molti non sanno di Hobbes. Hobbes sostiene che almeno una parte della violenza e della belligeranza dello stato in natura sia ineliminabile, persiste anche nello stato civile, semplicemente si esprime attraverso il conflitto tra stati e non più tra individui. Hobbes pensa che la pace non esista e che non possa esistere per esempio un sistema di trattati e di alleanze internazionali che eviti la guerra, o che gli stati o i popoli possano in qualche modo unirsi o fondersi. La guerra è il sistema che consente di sfogare l'ineliminabile violenza umana, ma in maniera irregimentata, controllata. Per poter ottenere la pace all'interno, ogni stato convoglia la violenza all'esterno, sui fronti militari. Si tratta di una conferma di quel che dicevo prima. Nello stato civile le caratteristiche egoistiche e violenti presenti allo stato in natura non vengono eliminate, almeno non del tutto. Vengono incanalate, per esempio con la guerra, ma anche con altri sistemi. Queste caratteristiche queste caratteristiche di violenza vengono incanalate, direzionate all'interno di modalità non distruttive nei confronti del corpo sociale, all'interno di modalità compatibili con il rispetto delle leggi. Bene, abbiamo parlato dello stato di natura secondo Hobbes, continuate a seguirmi, nella prossima video lezione chiariamo perché in base all'opinione del nostro filosofo gli uomini siano portati razionalmente ad abbandonare lo stato di natura e a passare allo stato civile, e poi preciseremo perché questo stato civile debba essere secondo Hobbes necessariamente uno stato assoluto e terrorizzante, e chiariremo e spiegheremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo stato civile, di questo stato assoluto del Leviatano. Vi ringrazio tantissimo, ci vediamo la prossima volta, arrivederci a tutti.